Inter o Liverpool? Chi va ai quarti di finale di Champions League? Lo abbiamo chiesto all'ormai famoso algoritmo che vi abbiamo fatto conoscere più di un anno fa e che vi riproponiamo quindi oggi per prepararci a questo doppio scontro contro il Liverpool, a questa grande notte di Champions League che torniamo a vivere dopo oltre 10 anni d'attesa, dopo oltre 10 anni dall'ultima volta negli ottavi di finale di Champions League. Ci siamo quindi rivolti all'algoritmo per cercare di capire in anticipo quante probabilità ha l'Inter di passare il turno di Champions, almeno secondo i numeri e secondo le statistiche, consapevoli ovviamente di due cose. La prima è un gioco, quello dell'algoritmo, e prendiamolo ovviamente qui su Passione Inter come tale, ovvero come un gioco, ovvero un modo per vivere insieme l'attesa per questo big match. Seconda cosa, il pallone, lo sappiamo, è rotondo e quindi possono succedere veramente tante cose in grado di ribaltare i pronostici, in grado di sorprendere. Sappiamo benissimo che gli episodi, soprattutto a questi livelli, possono essere decisivi e possono ribaltare tutte quelle che erano le previsioni prima di una partita. Quindi, fatte queste premesse, mi sembravano anche abbastanza logiche, vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, cliccate subito sul tastino iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri appuntamenti in diretta, ogni giorno alle 19:30 commenteremo chiaramente insieme live il big match contro il Liverpool e poi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti, per cui iscrivetevi così non vi perdete nulla. Fatto tutto questo giro di presentazioni, quindi parto ricordandovi velocemente come funziona questo algoritmo, nel caso non lo ricordaste o nel caso foste alla prima volta di fronte a questo tipo di contenuto che ormai portiamo in maniera ricorrente sul nostro canale. Riassunto in maniera molto molto semplice, ci affidiamo al sito 538, vi lascio poi magari anche i link in descrizione, comunque vedrete tutte le schermate ed è facilmente raggiungibile, un sito che raggruppa una serie di dati, tra cui il valore dei calciatori, dell'allenatore, delle singole squadre, raggruppa poi i risultati ottenuti e tutta un'altra serie di statistiche attraverso le quali vanno a determinare il Soccer Power Index, riassunto con l'acronimo di SPI, che noi per comodità traduciamo in italiano in indice di forza di ciascuna squadra. Quindi, sulla base di questi dati, questo algoritmo va ad assegnare ad ogni singola squadra un indice di forza. Sulla base poi di questo indice di forza, chiaramente l'algoritmo va a simulare tutte le partite e le simula tenendo in considerazione però anche delle variabili, come ad esempio le rivalità che ci sono tra le squadre, il momento di forma, il fattore campo che sicuramente incide e non soltanto. Questo per far sì appunto che a vincere non sia sempre e per forza la squadra con il Soccer Power Index, con l'indice di forza più alto, perché sappiamo benissimo che il calcio non è così, non vince sempre la più forte. Per fortuna in alcuni casi, potremmo dire. Simulate le partite, chiaramente l'algoritmo poi va a decretare, secondo i suoi calcoli, quanto è probabile che un determinato evento si verifichi. Quindi quanto è probabile, per esempio, che l'evento Inter che vince la partita a San Siro contro il Liverpool si verifichi, oppure quanto è probabile poi che l'evento Inter qualificata ai quarti di Champions League si verifichi. E adesso lo andiamo a vedere quanto è probabile che questi eventi si verifichino. Direi di partire dalle singole partite, quindi dai due incroci, Inter-Liverpool all'andata, Liverpool-Inter al ritorno, prima di pensare poi al passaggio del turno. Facciamo un passo alla volta. Abbiamo detto anche nelle analisi che stiamo portando avanti in questi giorni e nell'avvicinamento alla gara che per l'Inter sarà chiaramente importante, fondamentale fare il risultato soprattutto a San Siro, perché poi ad Anfield sarà ovviamente durissima. Ed in effetti lo vediamo anche dal sito 538 appunto, le probabilità a questo punto. Innanzitutto l'Inter parte con un Soccer Power Index, secondo la piattaforma, pari ad 84,7, mentre il Liverpool parte con un Soccer Power Index, un indice di forza, pari a 92,3. Quindi sulla carta sembra non esserci partita. A San Siro però è leggermente più equilibrata la situazione, nel senso che la probabilità che l'evento Inter che vince la partita contro il Liverpool a San Siro si verifichi è pari al 29%.
la probabilità che si verifichi l'evento pareggio è del 24%, mentre il Liverpool parte favorito anche a San Siro con un 48% di probabilità per l'evento appunto Liverpool che vince a San Siro. Questo per quanto riguarda la gara di andata, ovviamente, e poi potete trovare sul sito anche tutti gli altri accoppiamenti con un Chelsea palesemente sbilanciato sul Lille, la Juventus che parte addirittura sfavorita contro il Villarreal in casa del Villarreal, il Manchester City che dovrebbe avere vita facile con lo Sporting, una gara molto equilibrata invece ad esempio tra PSG e Real Madrid. Quella dell'Inter è comunque tra le più equilibrate, di sicuro. Detto questo, restiamo concentrati sull'Inter, andiamo a vedere anche la gara di ritorno dove dicevamo ad Anfield sarà durissima ed in effetti anche le statistiche, anche l'algoritmo non ci dà troppe chance, visto che il Liverpool viene considerato l'evento vittoria del Liverpool ad Anfield nella gara di ritorno è al 59%, il pareggio al 21% e la vittoria dell'Inter al 20%. Questo quindi per quanto riguarda le singole partite. Ma se vogliamo tradurlo nell'ottica del passaggio del turno, quante probabilità ha l'Inter di passare il turno? Lo andiamo a vedere condividendo anche la schermata relativa appunto al quarto di finale e agli ottavi di finale. Questa è la schermata relativa al 13 dicembre scorso, dopo il primo accoppiamento, in cui l'evento Inter che si qualifica ai quarti di finale di Champions League veniva assegnato attorno al 32% di probabilità. Queste erano le chance date dall'algoritmo a quei tempi, con un Inter che tra l'altro aveva un Soccer Power Index più alto. Evidentemente eravamo nel pieno periodo in cui l'Inter stava decollando anche in campionato, c'era grande fiducia anche da questo punto di vista. Il Liverpool veniva dato ad un indice di forza del 92,9 con una probabilità di passaggio del turno del 68%, decisamente favorita, e con un 16% di probabilità appunto che potesse anche vincere poi alla fine la competizione, mentre l'Inter era al 3%. Poi c'è stato in mezzo un paio di mesi abbondanti con tante cose, l'Inter è in leggera flessione in campionato, nonostante però abbia vinto anche la Supercoppa italiana, si sia qualificata anche alle semifinali di Coppa Italia. Andiamo a vedere l'aggiornamento alla data di oggi che porta l'Inter con un Soccer Power Index, come vi dicevo, leggermente più basso, che si riflette anche in minori probabilità di passaggio del turno. Oggi l'Inter, secondo l'algoritmo 538, l'evento Inter qualificata ai quarti di finale di Champions, quindi che passa il turno contro il Liverpool, è dato al 28% di probabilità, mentre il Liverpool sale addirittura al 72%. Il che tradotto significa anche che per l'Inter le chance, la probabilità che l'Inter vinca la Champions League si è abbassata al 2%, al di sotto addirittura del Villarreal che invece si trova al 3%. Vengono viste in maniera diciamo più favorite da questo punto di vista per la vittoria finale anche l'Ajax, che ricordiamo benissimo doveva essere in teoria la nostra avversaria agli ottavi di finale di Champions League, doveva essere appunto l'Ajax, dopo poi quel pastrocchio che c'è stato con il sorteggio che è stato rifatto e che ci ha assegnato il Liverpool. Quindi questo è il risultato, questa è la previsione estratta appunto dall'algoritmo: 28% Inter, 72% Liverpool, poi l'evento Inter qualificata alla semifinale si riduce al 13% e 6% invece per la finale. Ovviamente ora la parola passerà al campo, dove toccherà a noi, toccherà all'Inter di Simone Inzaghi chiaramente smentire le statistiche, cercare di fare la storia dell'Inter e del calcio chiaramente. Prima di salutarvi vi segnalo che, a parte questo gioco, che era chiaramente un gioco giusto per farci 4 risate insieme, 4 chiacchiere insieme, abbiamo pubblicato in queste ore anche un altro contenuto speciale con Antonio Tropiano di FPL Italia, un esperto di Premier League e di Fantasy Premier League, che ci ha raccontato i segreti del Liverpool e come si può battere questo Liverpool. Quindi vi consiglio di recuperare anche quell'episodio per avere una visione più completa e anche più analitica appunto di questa sfida. Io vi chiedo di farmi sapere poi se mi avete seguito fino a questo punto, magari mettendo nei commenti, questa volta facciamo l'emoji del trofeo, della Coppa, visto che abbiamo parlato della Champions League. Se volete, inoltre, sapete che potete sostenere
il progetto Passione Inter abbonandovi qui sotto. Trovate il tastino abbonati. Grazie ai vostri abbonamenti la macchina Passione Inter non si ferma, non si sta fermando e anzi vi sta portando sempre più contenuti ogni giorno e ci permette di crescere e migliorare insieme a voi per raccontarvi ogni giorno il mondo Inter e la storia del nostro grande club nerazzurro. Per cui mi raccomando, sosteneteci e vi aspetto come ogni giorno in diretta alle 19:30.